Viaggiatori e turisti del web, ben ritrovati. Vi siete mai trovati in una situazione in cui vi sembra che la vostra vita si sia all'improvviso arenata, che non ci siano più vie di uscita, spiragli di luce e che l'unico modo per sopravvivere sia dare un taglio a tutto e ricominciare da capo? Ma da dove iniziare? Dove andare? Soprattutto come fare? E se avete già una famiglia e un lavoro semidecente, potete fare la scelta azzardata di magari sradicare i vostri figli dal loro habitat e portarli altrove e mettere a repentaglio il loro e il vostro futuro. Ecco, oggi esploreremo queste domande e cercheremo di dare, se non delle risposte, almeno degli indizi. Ma prima di tutto, sigla. Come si cambia per non soffrire? Come si cambia per ricominciare? Che Fiorella mi perdoni per questa pessima versione della sua stupenda canzone. Come si cambia? Oggi voglio raccontarvi la storia della mia amica Giovanna, che quando conobbi tanti anni fa era radicata nel proprio territorio e mai e poi mai avrei immaginato che un giorno potesse alzarsi, fare le valigie e decidere di andare altrove. Giovanna un giorno ha deciso che avrebbe fatto basta e avrebbe cambiato vita. Si è così trasferita nel Regno Unito. Come si sia poi evoluta la sua storia ve lo lascio raccontare direttamente da lei, che io considero a tutti gli effetti un eroe del nostro tempo. Ma prima di lasciarvi la storia di Giovanna vi invito a mettere un mi piace a questo video e a condividerlo con tutte quelle persone che pensate possano essere interessate. Vi invito anche a guardare i video precedenti e mettere un mi piace se non l'avete già fatto, ma soprattutto vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube, così che possiate ricevere in tempo reale le notifiche di quando posterò il prossimo episodio di Turista per Sempre. La prossima settimana voleremo in Olanda da un'altra mia cara amica con un percorso anche lei molto interessante, ma per ora andiamo nel Regno Unito, nel cuore dell'Inghilterra, dove ci aspetta Giovanna e la sua personalissima storia di Turista per Sempre. Da più di 4 anni io, mio marito Alessandro e i nostri 2 figli di 9 e 13 anni, Luca e Vittorio, viviamo in Inghilterra e più precisamente nel distretto dei Laghi. Abbiamo preso la decisione di trasferirci dall'Italia prevalentemente per un senso di profondo disagio e di paura per il futuro nostro e per il futuro dei nostri ragazzi. Lavoro estremamente precario, con pochissime possibilità di svolta, sistema scolastico non all'altezza, secondo noi, di quello che il futuro chiederà ai nostri figli, e abbiamo appunto deciso di intraprendere questa avventura qua in Inghilterra, prevalentemente grazie all'aiuto di un mio ex compagno di scuola, col quale peraltro non andavo affatto d'accordo, ma che si è poi rivelato uno dei migliori amici che la vita potesse regalarmi, e sostanzialmente perché eravamo comunque alla ricerca di una realtà lavorativa alquanto simile a quella che avremmo poi lasciato in Italia. Il distretto dei Laghi è una zona estremamente turistica e quindi per noi non è stato difficile inserirci nel mondo lavorativo alberghiero e poterci garantire in brevissimo tempo una tranquillità economica di gran lunga superiore a quella che avevamo in Italia. Le difficoltà che abbiamo incontrato qui sono state molteplici. Non è facile lasciare la propria terra, la propria famiglia, le proprie amicizie quando non sei più giovanissimo e quindi il tuo spirito di adattamento non è poi più così spiccato. In più, ecco, siamo un pochino partiti così, non alla cieca, nel senso che abbiamo prima preparato tutto quanto, però siamo partiti un pochino incerti. Sono tante le difficoltà, la lingua innanzitutto, i miei ragazzi non parlavano assolutamente l'inglese e così mio marito, e anche io, nonostante avessi un ottimo livello di inglese sia parlato che scritto, mi sono trovata a scontrarmi con dialetti, con la Scozia, con l'Irlanda, con il telefono, con tutte cose che ovviamente in Italia sembravano estremamente semplici, ma che quando poi ci siamo ritrovati qua sono rivelate abbastanza toste. Però siamo andati avanti con un po' di tenacia, un po' di caparbietà, semplicemente perché abbiamo visto i nostri figli rifiorire. Abbiamo visto i nostri figli andare a scuola contenti, essere assistiti dal sistema scolastico, non dobbiamo essere più le maestre dei nostri figli, non hanno più questo carico di compiti incredibile,
nonostante abbiano molto buoni risultati a scuola, si trovano in un contesto sociale molto tranquillo, paghiamo parecchie tasse, ma tutto funziona, le strade sono buone strade, le scuole sono buone scuole. Ci troviamo, ecco, sinceramente un piccolo paradiso in terra e ci sentiamo estremamente grati per questa opportunità che abbiamo avuto. La mancanza dell'Italia si fa sentire ogni tanto, non tanto la mancanza dell'Italia per come ce la ricordiamo noi, ma perché in alcuni momenti vorremmo determinati amici con noi, perché in alcuni momenti vorremmo la nostra famiglia con noi, perché i nostri ragazzi sentono estremamente la nostalgia dei nonni. Però tutto quello che siamo riusciti ad ottenere qui in pochissimo tempo ci spinge ad andare avanti e soprattutto la tranquillità, la soddisfazione che vediamo giorno per giorno nei nostri figli, diciamo che ci fanno superare qualunque tipo di piccola così defiance quotidiana. Dopo 4 anni che siamo qua, diciamo che abbiamo raggiunto una stabilità economica invidiabile. L'Italia non è un paese meritocratico e questo si sa benissimo. L'Inghilterra è un paese estremamente meritocratico, è un paese dove nel tuo curriculum vitae non devi inserire la tua età, non devi inserire il tuo stato civile, non devi inserire quanti figli hai e se li hai. È un paese che dà a tutti le stesse opportunità e è un paese che sa riconoscere le persone che valgono e le sa premiare. In poco tempo siamo riusciti ad ottenere dei lavori abbastanza ben remunerati, dei lavori di responsabilità che ci danno quindi un'estrema soddisfazione. Abbiamo una bella casa, abbiamo una casa col giardino, ci siamo potuti permettere di nuovo il lusso di un cagnolino, abbiamo potuto comprarci una macchina senza dover sostenere rate di 4, 5, 6 anni. E sì, ci siamo anche accontentati in alcune circostanze, però non tanto più di quanto ci siamo accontentati negli ultimi anni della nostra vita passata in Italia. Sinceramente non ci pensiamo, al momento non ci pensiamo, vogliamo soltanto che tutto continui così, che i nostri figli trovino la loro strada, che possano avere la loro realizzazione e fondamentalmente sì, non ci dispiacerebbe un domani nell'età della pensione poter ritornare in Italia e stare un pochino al calduccio, perché qui il clima ovviamente non è che sia dei migliori, però diciamo ecco che nella bilancia dei pro e contro i pro sono veramente tanti rispetto ai contro. Sinceramente non lo so, dico soltanto che quando il momento arriva. Quando veramente quello che fate non vi piace più, il posto dove vivete non vi piace più, quello che vi circonda non vi piace più e non vi soddisfa più, è forse ora di provare a trovare una felicità altrove e accettare anche magari una sconfitta. Noi abbiamo provato, non mi vergogno di dire che abbiamo lasciato una porta aperta in Italia. Io non ho lasciato il mio lavoro nei primi 5 mesi, ho chiesto un'aspettativa lunga perché nel momento in cui ci fossimo resi conto che i nostri figli non erano felici, che noi non eravamo felici, avremmo potuto comunque tornare indietro. E quindi sì, il mio consiglio spassionato è veramente di seguire il vostro cuore, di seguire quello che il vostro istinto vi suggerisce di fare e comunque qualcosa di meglio c'è e vale comunque la pena di poterne approfittare.